Salve a tutti e benvenuti alla nuova intervista di Ad Hoc Experience. Oggi siamo qui con Umberto. Ciao Umberto, benvenuto. Ciao Chiara, ben trovata. Come stai? Tutto bene, grazie. Allora, per iniziare vogliamo sapere da Umberto come è cominciato il suo percorso nel campo della toilettatura. Il mio percorso in toilettatura è cominciato un po' per caso. Sono passato davanti ho sempre avuto la passione comunque per gli animali e per i cani nello In specifico. particolare. E trovai un cercasi apprendista. Il destino, possiamo dire. Assolutamente sì. E entrai, ho cominciato a lavorare in questo negozietto e ho scoperto che era nelle mie corde. Però dopo anni che lavoravo qui ho capito che c'era qualcosa che non era altrettanto nelle mie Che corde. stonava un po' con quelli che erano magari i tuoi ideali. Assolutamente sì, perché mi sono reso conto che più aumentava il livello qualitativo, più diventava economicamente oneroso riuscirlo a mantenere. Per il cliente. Per il cliente, chiaramente. E anche per il negoziante stesso. Anche da questa parte comunque la cosmetica aveva un costo, lo spreco, i consumi. E da lì mi è venuta l'idea di elaborare una tipologia di lavoro che permettesse di abbattere i costi e di conseguenza abbattere il prezzo ed essere sia più competitivo rispetto ai miei competitor, ma soprattutto rendere molto più accessibile la toilettatura a tutti. Questa tua visione della toilettatura è stata accolta bene dalla clientela e ti ha permesso di crescere. Raccontaci un po' il tuo percorso di espansione. La fase iniziale è stato un po' più complicato riuscire a far capire che può esistere un rapporto qualità-prezzo tra servizio e resa finale. Qualcosa che sia comunque a un prezzo accessibile ma che non scada nella qualità. Assolutamente sì, qualitativamente alta. Devo dire che adesso, dopo 7 anni di attività, la nuova toilettatura, che prende il nome del mio negozio, ha avuto un ottimo riscontro, tanto che abbiamo deciso di investire e aumentare la quantità di saloni sul territorio. Attualmente a quanti siamo? Momentaneamente siamo a 4 e sono 3 nel comune di Palermo e 1 in provincia e 1 in una provincia ragusana, ma abbiamo dei progetti per una distribuzione maggiore. Ottimo, un ottimo risultato. Adesso Umberto vorremmo capire un po', sappiamo che sei anche tu un toilettatore ad hoc, Sì. Spiegaci come hai inserito ad hoc all'interno di questa tua filosofia un po' alternativa nella toilettatura. Allora, io ho conosciuto i fondatori di Ad Hoc, sia Vincenzo che Antonio, quando ancora Ad Hoc era un'idea. Chiacchierando è stato proprio perfetto. Cioè, anche io cercavo un'azienda che mi potesse permettere di calcolare esattamente quello che fossero i consumi da un punto di vista cosmetico, senza rinunciare alla qualità. Quindi da quando ho intrapreso il percorso con Ad Hoc, ho trovato in Ad Hoc un'azienda che innanzitutto supporta quello che è il mio progetto, da un punto di vista proprio aziendale. E se non meno il fatto che comunque con Ad Hoc, col concetto di personalizzazione, riesci non solo ad avere un risultato eccellente, ma anche a ridurre gli sprechi. Perché essendo tutto fatto ad hoc, Misura, esatto. ad hoc, non esiste il concetto di spreco. Sei tu che decidi esattamente come Assolutamente gestire le quantità. quello che serve. Cioè con Ad Hoc riesci sia nella fase 1 che nella fase 2, quindi nella fase lavante che piuttosto che nella fase idratante, riesci esattamente a trovare e ad avere ciò che ti serve. Cioè non sprechi, sostanzialmente non sprechi. E questo si sposa alla perfezione con quelli che sono i tuoi ideali. Sì, perché il concetto di spreco è una cosa su cui combattiamo. Non puoi assolutamente fare a meno di combattere. Assolutamente no. Allora Umberto, dal punto di vista imprenditoriale diciamo che Ad Hoc ti ha permesso di ridurre gli sprechi al massimo. Per quanto riguarda invece il concetto di qualità e il rapporto col cliente, in qualche modo sei riuscito a inserire la filosofia Ad Hoc nel tuo lavoro? Assolutamente sì, perché come prima riuscivamo a prendere l'appuntamento all'orario che volevano, a fare il taglio che loro volevano, non riuscivamo mai ad ottenere il risultato giusto per il singolo soggetto. Con Ad Hoc siamo riusciti non solo a mantenere un livello qualitativo altissimo, ma a non avere nessun compromesso. Volevamo quello e riusciamo ad ottenere quello. Quindi possiamo dire che sei riuscito a trovare con Ad Hoc proprio ciò che ti mancava? Assolutamente sì, diciamo che con Ad Hoc sono riuscito a chiudere il cerchio di ciò che cercavo. Ottimo. Grazie Umberto per essere stato qui con noi oggi. Grazie a te e grazie a voi. E noi ci vediamo alla prossima intervista.